Andiamo a farci una passeggiata nel solito parco dove vi porto sempre quando sono a casa, perché mi piace molto e almeno posso raccontarvi cose di cui magari non ve ne frega niente, però ho dei capelli in bocca. Ecco qua, l'ho trovato. Negli ultimi 2 giorni c'era una nebbia pazzesca, il tempo non era molto buono, era molto buio e grigio. Però oggi è uscito il sole, quindi ci piace molto come giornata e ti fa proprio venire voglia di uscire. E infatti l'ho visto che nei giorni in cui c'era questa nebbia non c'era nessuno fuori che passeggiava al parco. Oggi secondo me ci saranno molte più persone. Oggi mi sono svegliata abbastanza tardi per i miei standard del momento. Mi piace un sacco avere il jet lag quando si torna in questa direzione, da est verso ovest, perché non è un jet lag cattivo, ti fa solo essere un po' più produttivo perché ti svegli prestissimo. Quindi mi svegliavo tutti i giorni alle 5, alle 6 e ti fa sentire così bene perché già alle 9 ti sembra di aver fatto tantissime cose, quindi avevo tempo di allenarmi, di fare all'uncinetto, di preparare delle cose, quindi mi sentivo super produttiva. E invece ho provato a seguire il consiglio di un mio amico che mi ha detto di non mettere la sveglia ora che ne ho la possibilità, senza che ho un lavoro vero, e di vedere a che ore mi sveglio, o comunque di cercare di lasciare che il mio corpo non so come dirlo, si stabilizzi con il mio ciclo del sonno naturale, lasciare che il mio corpo decida di quanto sonno ho bisogno. Non lo faccio mai questo, perché ogni volta che provo a farlo finisco sempre nel dormire 11 ore. E lui però mi ha convinto che quello evidentemente era normale, era la quantità di sonno di cui il mio corpo ha bisogno in quel momento, e magari è anche vero, però io non lo sopporto di non mettere la sveglia e alzarmi sempre così tardi, perché mi sembra di sprecare tutta la mattina. Ed è vero che poi ho più tempo magari alla sera, perché non vado più a dormire presto alle 10 o alle 11, però comunque no, non è la stessa cosa. Essere produttivi durante il giorno e durante la sera non è la stessa cosa, secondo me. E però l'ho provato, quindi oggi mi sono svegliata un po' più tardi. Mi sento riposata, non è che mi sento male, però non so se continuerò questo esperimento. Eccoci qua nel parco, cerco di allontanarmi un po' prima che inizio a parlare, perché c'è qualcuno che sta tagliando l'erba e sta facendo molto rumore, quindi non penso che sia molto piacevole per il video. Rido perché ieri ho visto un video, ma ne avevo già visto qualcuno simile in passato, in cui qualcuno prendeva un po' in giro gli italiani, non in modo cattivo, però faceva un'osservazione dicendo che gli italiani fissano molto, specialmente per strada o nei mezzi pubblici, ti fissano, soprattutto gli uomini. E adesso, visto che l'ho visto ieri, ci sto facendo caso un po' di più. E mizze se è vero, cioè ti fissano proprio mentre passi, che seguono con lo sguardo, ti seguono tutto il tempo, e mi fa ridere perché quando vivi qui ci sei un po' abituato, non ci fai tanto caso, ma dopo aver guardato quel video ci sto facendo caso davvero tantissimo, ed è già la terza persona che mi fissa in questo modo mentre gli passo di fianco. Prima dei signori in un cantiere che in teoria dovrebbero lavorare, ma erano un po' seduti a guardarsi intorno. Adesso questo signore che mi è passato di fianco col cane, e l'ho proprio visto che mi fissava, e io penso sempre, ma che cosa mi sono messa su di strano? E può essere che mi stiano giudicando per il modo in cui sono vestita, perché non è abbastanza
alla moda per loro. Però non so, è proprio fastidioso, non mi piace essere fissata così. E sarei curiosa di sapere se anche voi avete avuto la stessa esperienza, se anche voi siete stati fissati dagli italiani. Adesso vi faccio un po' vedere com'è il percorso, che magari è diverso dalle altre volte che ve l'ho fatto vedere. Non mi ricordo se ve l'ho mai fatto vedere in autunno, e io lo adoro perché ovviamente hai le foglie che cadono, i diversi colori delle foglie, soprattutto gialle e un po' arancioni. Ecco, questo parco sarebbe perfetto se non fosse stato messo proprio di fianco, o se non gli avessero messo di fianco la superstrada. Vedete le macchine che passano, quindi il rumore è orrendo, è proprio terribile. E io ovviamente ho sempre sulle cuffie con la musica, quindi non lo sento, ma se non hai un po' di rumore tu senti solo le macchine che passano, non è proprio rilassante. Questo albero è bellissimo. Vabbè, concentriamoci sulle foglie e sui colori per distrarci. Sono ormai a casa da 3 settimane, il tempo vola, da quando sono tornata dalla Nuova Zelanda, quindi sono già passate 3 settimane, veramente velocissime, e non mi sono annoiata. Ho avuto tante piccole cose da fare e ho dovuto incontrare tante persone, amici, familiari, quindi sono state delle belle settimane, abbastanza, non troppe da dire mi annoio, ma neanche troppo poche. E adesso lunedì partirò e ritornerò in Austria, è già ora di tornare lì. Oggi ho guardato le previsioni, ho visto che la neve è arrivata lì, quindi sono molto felice di partire e di andare. La gente continua a dirmi che io sono pazza perché questo sarà il mio 3° inverno consecutivo, quindi non capiscono come io possa fare una cosa del genere, però io non vedo l'ora, sono già emozionata. La cosa strana del viaggiare così tanto e del tornare a casa una volta ogni tanto è vedere come le cose o rimangono completamente le stesse, non cambiano mai, oppure cambiano completamente, non c'è una via di mezzo. Quindi vedo per esempio le mie amiche dell'università, stasera le vedrò, le incontrerò. Interessante, potete dire vedrò le mie amiche, incontrerò le mie amiche, oppure mi vedrò con le mie amiche, mi incontrerò con le mie amiche. Avete un sacco di opzioni per dirlo. Comunque vedrò le mie amiche dell'università e con loro le cose non cambiano mai, cioè fanno sempre le stesse cose, ancora a distanza di, non so, più di 5 anni può essere, non mi ricordo quanti anni ho e quando ho finito l'università. Però è bello perché sono una costante, cioè loro continuano a uscire con lo stesso gruppo di amici, fanno più o meno le stesse cose, lavorano più o meno negli stessi posti, quindi sai che loro non cambiano mai, è bello così. E poi dall'altra parte hai magari gente come nel mio caso i miei cugini, la mia famiglia, mio fratellastro, gente che stanno avendo tutti dei bambini, quindi la loro vita cambia completamente, e per me questo è anche molto molto strano. Ogni volta che torno in Italia c'è qualcuno che salta fuori ed è incinta, sta aspettando un bambino e a me sembra ancora di avere 20 anni, nella mia testa sono ancora così giovane, non nella realtà, o comunque non così giovane. Quindi anche gli altri intorno a me hanno quell'età lì, e sentirli dire che aspettano il primo figlio, il secondo figlio, eccetera, è sempre un po' uno shock. Però sono felice per loro e sono ancora più felice perché mi dà
motivazione e ispirazione per creare progetti all'uncinetto per bambini, che è una cosa che non ho mai fatto. Quindi adesso ho una lista infinita di cose che voglio creare per tutti questi bambini. Non vedo l'ora di fare un video per voi settimana prossima e trasformare questa vista così colorata, così gialla, così anche verde, gialla, arancione, marrone, tutta allegra, in una vista, no, rido perché tanta gente vedrebbe questo e direbbe tutto morto perché le foglie stanno cadendo, gli alberi stanno andando verso l'inverno, e invece per me è piena di vita, è tutta allegra con questi colori. Vabbè, a parte questa parentesi, non vedo l'ora di trasformare questa vista in una vista tutta bianca, in una passeggiata coperta di neve come quella che ho fatto l'anno scorso, che mi sono divertita tantissimo a fare, ma questa volta mi preparerò con dei bei guanti così non mi si ghiacciano le mani. Vi voglio bene, ma ho anche un po' di rispetto per le mie mani. Oh. Bellissimo, come sempre, vi porto sempre in posti bellissimi, spero che li apprezziate. Qual è il piano della giornata? Non ho un vero piano oggi non ho nessun impegno a parte quello di vedere le mie amiche dell'università, quindi quando torno dalla passeggiata magari faccio un po' di allenamento in casa. Sto facendo Pilates tutti i giorni da quando sono tornata, è una grande novità per me perché Pilates non mi ha mai interessato e tutti ci hanno provato a convincermi a farlo un po' più spesso, però io lo facevo forse 2 volte all'anno, giusto quando mi veniva un po' il desiderio, e invece qui a casa adesso l'ho fatto tutti i giorni e devo dire che forse avevano ragione gli altri, che in effetti è un allenamento molto molto buono e senza fare granché, perché non sono allenamenti in cui ti distruggi, però ti rendono veramente forte e i muscoli che ti vengono con il Pilates sono davvero muscoli importanti e non ci ho mai creduto, però adesso ho cambiato la mia opinione, quindi vorrei sicuramente cercare di continuare a fare questo tipo di allenamento, anche se io parto sempre con questo buon proposito per l'inverno e poi con il fare snowboard tutti i giorni e lavorare nessuno ha voglia di fare altri allenamenti. Quindi tornerò a casa, faccio un po' di Pilates, poi mangerò probabilmente e poi mi metterò a lavoro con l'uncinetto per vedere che cosa riesco a fare già di tutti i progetti che ho in mente. Mi sono trovata una foglia dentro il cappuccio della giacca, me la sono portata a casa. Ho deciso di finire il filmato qui a casa, così vi faccio salutare da Patata, che in realtà sta dormendo e non gliene frega niente di essere svegliata, però la svegliamo solo per voi. È un po' sorda, poverina, è diventata vecchietta. Eccola. Buongiorno. Buongiorno, è un po' vecchietta. Ciao. E niente, finiamo il video con lei che sbauscia sul camino. E spero che questa piccola passeggiata vi sia piaciuta e che abbiate imparato delle belle nuove parole. E noi ci risentiamo, ci rivediamo settimana prossima. Ciao, ciao Patata. Brava. Ciao con la zampetta.